Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Tutte piene d'amore, tutto amore sono le ragazze mie quelle. Tutte, tutte piene d'amore. Grazie, 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 grazie a oltranza. Grazie a oltranza. Mi state continuando a fare commuovere. Ho letto qualcuna delle vostre mail su questa diretta che abbiamo fatto, abbiamo creato un'onda d'amore propulsiva pazzesca. E ve la metto sotto l'info box per le ragazze che non l'hanno vista, non la stanno trovando. Si trova, ve la metto comunque sotto l'info box, la nostra diretta che abbiamo fatto il 21 febbraio. E comunque la potete trovare nella sezione live del canale, ok? Dove c'è home, video, community, c'è scritto poi live, ok? È stato bellissimo. Non so che dire più, ragazzi. Facciamo le previsioni settimanali, va, facciamo le previsioni settimanali e ci troviamo proprio nel clou di questa luna piena in Vergine che ci dà tanto radicamento, ci dà tanti propositi importanti e soprattutto ci dà la concretezza nel vivere qui ed ora quanto più gioiosi possibili. Vivere nella gioia, ragazze mie, non significa non sentire dolore. Siccome non sono poi riuscita a rispondere a tutti i messaggi che mi avete mandato nella chat della diretta, no? Mi ricordo una di queste domande che era: ma tu non sei mai triste? No, ragazze mie, come no? Quando sapete che io do un volto o comunque come se fosse un'entità a tutte le emozioni che mi vengono a trovare. Quando mi viene a trovare la rabbia piuttosto che la tristezza, a me mi vengono a trovare, Ok. Ciao, Fra, sono la tristezza. Oh, che bello trovarti qui. Come no? Mi vengono a trovare anche queste sensazioni, queste percezioni. Cosa faccio? La sto ad ascoltare. Rimango in silenzio. Quando sono giù o sono un po' triste, mi viene a trovare quella tristezza e cerco quanto più possibile di non fare intervenire la mente. Di non fare intervenire la mente in quella sensazione, perché so che quella tristezza è sempre un rilascio, come pure la rabbia. Quando mi viene a trovare, essendo molto passionale, no? Il lato opposto quale di questa passione? La rabbia. E ho cercato in tutti i modi nella mia vita di trasformare questa rabbia che avevo in impeto guerriero, cioè l'ottava alta di quella rabbia lì. Quindi questo rispetto a quello che non andava bene nella vita, nel mondo, no? E quindi quella rabbia con gli studi e col lavoro su me stessa l'ho trasformata in impeto guerriero, questa passione qui. Ma come pure la tristezza quando mi viene a bussare, no? Cerco di stare quanto più ferma possibile, di non fare intervenire la mente, perché a volte, ragazze, allora vi ho detto che avendo la Venere in quinta casa, quella grande astrologa mi disse: ah, vabbè, ma tu hai la gioia di vivere nel tema natale. Ecco, quella gioia di vivere a volte è in Capricorno, no? Quindi è autoritaria, cioè tu devi essere felice per forza. Per forza, no, non ti puoi concedere un attimo di tristezza. Guardate che questa cosa, cioè c'è il lato opposto di questa cosa, e quando mi veniva a trovare la tristezza o la, no, malinconia, il mio contro di questa cosa era che a tutti i costi io dovevo stare bene. Mm. E che cosa succedeva? Che somatizzavo poi nel corpo quello che non volevo sentire, perché a tutti i costi dovevo stare bene, quindi quello che non volevo sentire a livello emozionale si somatizzava nel corpo sotto forma di malesseri, dolori strani, no? E quindi quello è il mio gap da superare in questa incarnazione. Quindi cosa ho imparato? Ho imparato che quando mi viene a trovare la tristezza, la malinconia, non faccio niente per mandarla via, perché quando lo facevo poi ho somatizzato nel corpo. E tu mi potresti dire a questo punto: ma allora non dobbiamo lavorare su di noi per, no, uscire fuori da uno stato di malinconia? Sì,
Allora, cerco di spiegarvelo. Se c'è qualcosa che bussa, bisogna ascoltarlo. Quindi non vi preoccupate di stare male, ok? Perché è la consapevolezza e il testimone attivo che c'è vicino a voi quando voi vi vivete il momento di tristezza o di rabbia che fa la differenza. Non significa vivere la rabbia, significa come si fa a evolvere. Quando vi arriva un'emozione negativa, dovete sdoppiarvi. Il testimone, questo nei primi podcast ve l'ho detto, il testimone, dovete sdoppiarvi. C'è una voi qua che guarda senza giudizio la voi che sta facendo l'esperienza della tristezza piuttosto che della rabbia, piuttosto che della malinconia. Il testimone attivo che guarda voi che fate l'esperienza di quell'emozione fa la trasformazione. Va bene? Quindi io so che se mi viene a trovare la tristezza piuttosto che un'emozione negativa, so che non devo subito toglierla via, perché se mi viene a trovare, altrimenti poi magari mi viene mal di testa se non lo ascolto, ok? Capito come funziona il giochino? Quindi mi metto lì, mi sta arrivando un momento di tristezza. Se in quel momento io reputo, secondo la mia intuizione, che devo viverlo, mentre io mi vivo il mio momento di tristezza, io dico grazie, 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 grazie. Cioè, prima me lo vivo, quei 2 minuti, ok? Che non è che lo tollero poi dopo un po' troppo, eh? Ok, lo vivo 2 minuti, sento, senza pensare, ragazze, sentite l'emozione nel corpo, non dovete pensare. Passati quei 2 minuti, dipende poi per ognuno è diverso. Io mi faccio il grazie, 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 con profonda onestà. Va bene? Ok. E quindi è meraviglioso. Poi tutto questo è meraviglioso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, state, lavorate, studiate e confidate nella maestria che vi incarna. Ok? Detto questo, papà vi saluta. Detto questo, salutami le ragazze, Checca. Sì, te le saluto, papà. Appena faccio il video te le saluto. Ormai mi ha preso a cuore tutte. E quindi questa cosa è allucinante. È bellissimo comunque, è bellissimo. Ce l'avevo da un po' di farmi parlare con papà, ce l'avevo da un po' questa cosa, perché papà è il mio grande pilastro insieme a mia madre. Con papà diciamo che ci puoi parlare filosoficamente, con mia madre diciamo che ti scontri filosoficamente, poco filosoficamente, e poi mia madre è una miccia, ok? È totalmente l'opposto di mio padre. Con mio papà ci puoi parlare, con mia madre te la puoi vivere, mia madre te la devi vivere e devi guardare questa grande donna che niente, è come un treno, un caterpillar, ok? Quindi tutti gli inneschi che io ho avuto con mia madre dell'infanzia, il mio tallone d'Achille, erano perché sono uguale a lei, ok? E quindi quello che non accettiamo di noi lo vediamo nei nostri primi grandi amori che sono papà e mamma. E quindi nella non accettazione, nella rabbia, tu fai l'esperienza di quella cosa e capisci che ti sei incazzata per tutta la vita, io, con lei, quando ero soprattutto adolescente, perché? Perché ero uguale a lei. E quando mi è arrivata l'eureka, questa grande verità, ho detto, ma guarda un po'. E quindi tutto questo è meraviglioso perché quello che ci stuzzica dall'esterno, leggere lo specchio, le cose più, perché siamo noi così. C'è una parte di noi, come mamma e papà, ok? Quello che ci stuzzica all'interno. Quindi, sì, detto questo, vi saluto tutte, papà, e partiamo oggi con le previsioni settimanali che vanno dal 26 al 3 marzo. Vediamo quest'alba di questa primavera meravigliosa che nei nostri cuori incalza, nel nostro sentire divampa e nel nostro fare si manifesta.
Allora, oggi abbiamo tre varianti, le potete sentire anche più di una, come già sapete, o sentirne tutte e tre come una variante unica. Lasciatevi sempre ispirare, ragazze mie e ragazzi. E facciamo la prima parte solo sul lavoro, la seconda parte per quanto riguarda l'amore, ok? Allora, abbiamo prima, seconda e terza. E partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo sul lavoro, ci mettiamo prima i coso, vado, mi sto perdendo, gli oracoli. E poi utilizzerò queste carte, che a me piacciono tantissimo queste carte, però non le ho usate fino adesso perché riflette con la luce, perché sono dorate. Ok, però siccome le voglio usare, le usiamo lo stesso, tanto si vede lo stesso. Allora, andiamo a vedere con gli oracoli nel lavoro. Nel lavoro ci mettiamo questi. Allora, gli oracoli del domani. Vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante sul lavoro dal 26 al 3 marzo, sul lavoro, una carta guida sul lavoro. Indecisione e scelta, scelta, apertura, confronto. Questa settimana sul lavoro dovrete fare una scelta su cui avete meditato, siete un po' indecisi, vi troverete a fare una scelta su qualcosa. Ci sarà un confronto con qualcuno che vi porterà a fare una scelta per mettere un equilibrio, una giustizia, per mettere giustizia, anche cause legali. Ci sarà un confronto per delle cause legali o per qualcosa che hanno a che fare con la giustizia. Ok, vediamo un po' da cosa è accompagnata questa carta. Vediamo un po' con gli oracoli degli archetipi. Samaritana, perfeziona le tue capacità per aiutare quelli che preferiscono ignorare. Ragazzi, vi viene dato un premio a livello lavorativo in questa settimana. Perché la Samaritana, cioè, è come se tu avessi delle capacità in più per fare la scelta giusta nell'ambito lavorativo, nell'ambito che, diciamo, è della giustizia, e qua ci sono due persone che condividono. Cioè, diciamo che a livello lavorativo ci sarà una giustizia, un equilibrio per te. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parlano i tarocchi, lavoro. Vediamo. No, ho girato le carte tutte al contrario, scusate ragazzi un attimo. Mannaggia, aspetta, Ok. Ah, sono tutte girate. Ok, così. Allora, vediamo un po'. Sul lavoro cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi? Cosa accade nel lavoro? Cosa accade nel lavoro? Cosa accade nel lavoro? Situazione attuale? 2 di bastoni. Qua vi trovate a fare una scelta, state pensando di fare una scelta. Il 2 di bastoni vi parla di un'attesa prima di fare una scelta. Vi vedo contemplative su che tipo di scelta fare rispetto a un ambito. Vediamo un po' cosa accade nel lavoro. 3 di coppe. La giustizia, vedi? È uscita di nuovo la giustizia. Ok. E la luna. Allora, io qua vi dico, vi vedo celebrare per qualcosa che arriva, che stavate aspettando da tempo. Vi vedo celebrare per qualcosa che arriva. Vedi il 6 di bastoni. La luna mi sta parlando di un po' di paure tue che puoi avere per qualcosa che arriva. Vi vedo, allora, se avete per esempio delle cause legali, qualcosa, ok? Io vi vedo celebrare per una causa vinta, per qualcosa vinta, vi vedo celebrare a livello lavorativo per un posto di lavoro. Vi vedo stare bene con i vostri compagni, vedo che anche l'economia va bene, ma ci possono essere delle preoccupazioni per qualcosa. Vediamo per cosa sono questa luna nel lavoro. Per delle comunicazioni.
la torre, il mondo. Vediamo un attimo, adesso vi dico, l'energia positiva qual è? La papessa, ok. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, qua ci sono delle situazioni a livello lavorativo che arrivano, che vi fanno celebrare, arriva la giustizia in vostro favore, c'è qualcosa di giusto a vostro favore, dei contratti giusti a vostro favore, un posto di lavoro, qualcosa di giusto a vostro favore. Poi però ci sono delle comunicazioni che magari non arrivano ancora, cioè una prima parte è fatta, una seconda ancora no, vi chiedono saggezza e pazienza, o vi chiedono anche di farvi guidare dalla vostra intuizione, vi chiedono di farvi guidare dalla vostra saggezza per andare a risolvere una questione un po' più in là. Io non so di che cosa stanno parlando. Cioè vi vedo felici per una cosa che arriva e per una successiva vi dicono di, se siete in dubbio per delle comunicazioni, per delle cose non svelate ancora, vi chiedono pazienza perché questa seconda parte arriverà a breve, non subito. C'è una prima parte che viene risolta rispetto a delle cause giudiziarie o qualcosa che vi vede felici, su qualcosa che stavate aspettando. Una seconda parte c'è da attendere. Lasciatevi guidare dalla vostra saggezza, dalla vostra maestria, dal vostro intuito per avere successo in questa cosa. Vediamo qual è la carta negativa. Il 6 di spade, probabilmente qua è come se state aspettando, alcuni di voi stanno aspettando un trasferimento, vi viene data la notizia ma non sapete ancora quando. Può essere anche questo. 6 di spade al blocco in questo caso mi sta parlando di una situazione che vi può vedere ancora confuse su un'altra parte della stessa questione, però vi vedo felici e soddisfatti rispetto a una cosa che vi arriva. Dopo c'è un po' da attendere, ok? Per quanto riguarda denaro, lavoro, io vedo che qua va tutto bene. Va tutto bene, ci possono essere un po' di cose che vi preoccupano riguardanti qualcos'altro. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione, ok? Vediamo cosa ci dice gli oracoli delle risposte. Serendipità e ripulire. Caos e contrasto, vedi? Allora ci sono delle buone occasioni in questa settimana che ti permettono di fare pulizia su alcune cose, dei nuovi inizi. Ci può essere un po' di caos, un po' di contrasto per qualcosa che non sapete o qualcosa che non arriva a livello comunicativo, una seconda parte della questione, me lo confermano gli oracoli. Che c'è dopo caos e contrasto? Spingersi al limite, però ci sarà un salto, voi vi farete guidare dalla vostra intuizione per superare questa situazione qui, non so di che si tratta, un aiuto, o vi verrà dato un aiuto in ultima istanza per risolvere delle questioni non risolte, che si verificano alla fine di questa settimana, però ci sono delle ottime occasioni all'inizio che vi portano a nuovi inizi, ok? Ok, ragazze mie, adattate alla vostra circostanza e adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana, dal 26 al 3 marzo. Andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Prendiamo una carta guida e poi ci facciamo la stesa. Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Carta guida sull'amore. Vediamo. 4 di bastoni. Io qua vedo incontri. Vedo un incontro qua con il 4 di bastoni. Vedo un incontro con qualcuno, vedo celebrazione, vedo incontro. L'eremita mi parla, probabilmente da tanto tempo volevate questo incontro, stavate pensando a qualcuno con cui si avrà un incontro, oppure eravate soli da tanto tempo, io vedo un incontro qua. Sì, l'amore diciamo che era un po' fermo da un po' di tempo, o vedevo una persona più solitaria, più legata a delle questioni di responsabilità o per una distanza, forte il segno della Vergine, pesci. Vedo un incontro col 4 di bastoni. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Se siete soli, vi vedo molto concentrate nella vostra casa, la vostra stabilità, però vedo allo stesso tempo un incontro.
Vediamo. Amore, prima variante. Allora, cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi della prima variante? 6 di coppe e 5 di coppe. Qua siete amareggiate per una persona del vostro passato, o c'è stato un abbandono, oppure siete ancora amareggiate e state pensando a una persona del vostro passato con cui c'è stato un abbandono, o state pensando al vostro passato in genere con cui c'è stato un abbandono. Quindi siete un po', diciamo che il passato può affettare ancora la situazione. Oppure siete amareggiate con una persona con cui c'è una bella connessione. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 5 di coppe, il 9 di denari, 6 di bastoni, il carro, il 10 di denari. Allora, io qua vedo che probabilmente avete riscosso dei successi economici o potete riscuotere dei successi economici importanti in questi giorni, però rispetto all'amore vedo che c'è una situazione di tristezza qui, o avete connesso con una persona che è molto incentrata sulle sue cose, c'è come se c'è un po' di tristezza per aver condiviso un po' le cose con una persona magari più concentrata sulle sue cose, lavoro, responsabilità, o una persona un po' più egoista o molto concentrata sulle sue cose. Quindi nell'amore c'è un po' di tristezza. Qua siete voi comunque, io vi vedo trionfanti a livello lavorativo, di stabilità, però nell'amore c'è un po' di tristezza. Qua forte energia della Vergine e del Cancro. Vediamo. Allora, energia attuale in amore. Sì, qua c'è un 10 di bastoni. 10 di bastoni mi parla di stanchezza, di una situazione che non va avanti, di una situazione difficile da mandare avanti. Mi parla del fatto che sei molto stanca di una questione che può essere anche altro dall'amore, possono essere anche responsabilità tue personali, lavorative, oppure una situazione che non avanza in amore. Vediamo il positivo. Al positivo l'appeso. Siete stanche di stare in una situazione di sofferenza, di una situazione che non avanza, siete stanchi di questo. Mm. L'appeso lo vedevamo anche qua prima, no? No, non l'abbiamo visto prima. E qua c'è una situazione che non va avanti, che è stanca. Vediamo il blocco. Blocco è proprio l'amore è fermo, 4 di spade. Ok, allora qua mi stanno parlando di una situazione a livello amoroso ferma, ok? Di una situazione che non avanza, di una situazione ferma. Vediamo che è successo qua. Paggio di spade e la regina di denari. Allora, io ti vedo molto concentrata sulle tue cose personali, lavorative o sulle tue responsabilità personali. E diciamo che puoi aver avuto anche tanta pazienza con una persona che è a distanza o con una persona di cui magari non ti fidavi molto, ok? Puoi aver avuto tu molta pazienza in questo, o diciamo che la situazione, o puoi aver connesso con una persona la cui responsabilità lo hanno assorbito e quindi l'amore era fermo completamente e non avanzava. Forte energia del Toro, Vergine, Capricorno. Ok, qua tutto sembra fermo. E anche il segno del pesce. Andiamo a vedere cosa succede nei prossimi giorni. La ruota. 5 di bastoni. Il re di bastoni. Ti dico subito che avviene un cambio. C'è una persona qua, il re di bastoni. C'è un cambio che porta a una discussione però, di cui questa persona vuole farsi carico e risolvere una discussione. Allora, se tutto era fermo, vedo tutto fermo qua, tutto fermo, e prima di dirti che cosa significava prima l'appeso al positivo, ho aspettato per vedere qui, perché poteva significare o il fatto che il tempo, l'ulteriore attesa ti poteva portare
qualcosa di positivo, ma oppure che l'attesa era finita. L'attesa è finita. Quindi la ruota qua mi parla di un cambio, qua c'è un 5 di bastoni, mi parla di una situazione conflittuale con qualcuno, che è questo re di bastoni qua, che sia uomo o donna, cioè se aspettavi un uomo è un uomo, se aspetti una donna è una donna, ribalta il concetto, eh. Allora, qua mi parlano dell'entrata di questa persona. Vuole risolvere una questione tesa tra di voi, parlare di magari terze persone coinvolte. Vedo questo incontro con questa persona, assolutamente. Risolvere una questione di tristezza, ok? Allora, se conoscete già questa persona, io vedo assolutamente questa persona che ti parla, c'è un cambio all'improvviso e quindi la situazione si sblocca. E vedo questo incontro qui. Se invece se sei single, io vedo che l'amore non avanzava, assolutamente, arriva un cambio del destino. Tutto si sblocca, ci può essere un confronto con questa persona che ti suscita qualcosa, cioè vedi questa persona è come se tu è tutto fermo, hai le tue responsabilità, le tue cose, però questa persona è come se non si arrende. Fammi vedere che c'è dopo il re di bastoni. 8 di denari, sì. Allora, le discussioni possono essere di natura lavorativa. Di natura lavorativa e le vuole risolvere questa persona. Oppure, se è una persona nuova, tu vedrai questa persona che vuole far funzionare le cose tra te e lui, o tra te e lei. Re di bastoni, 8 di denari, va bene? Invece, se già la conosci, questa persona vuole risolvere le conflittualità tra di voi, o ci può essere una discussione per motivi di lavoro che questa persona vuole risolvere, d'accordo? Forte energia dell'Ariete, Leone e Sagittario. Andiamo a vedere adesso di specificarci le carte. Allora, di cosa mi parla il 10 di bastoni? Di cosa mi parla il 10 di bastoni? Il 10 di bastoni, di cosa mi parla il 10 di bastoni? Aspettate un attimo, ragazzi, se spengo questa luce, forse vedete... No, si vede peggio, ok, vabbè. Vediamo un po' di cosa mi parla il 10 di bastoni. 10 di bastoni. Paggio di bastoni. Sì, qua qualcuno ti parla, qualcuno ti parla assolutamente per togliersi di dosso dei pesi o per una situazione che non avanza. Ok, qua c'è una persona che ti parla. L'appeso al positivo, l'appeso al positivo, la temperanza, assolutamente se c'era no contact o se le comunicazioni non fluivano, la temperanza con l'appeso mi parla, tutto si sblocca per un equilibrio. La temperanza mi parla di comunicazioni, di stare bene, di comunicazioni volte a riportare un equilibrio. Ok, forte il segno del Sagittario. Andiamo, ascendente Sagittario, vediamo il 4 di spade al blocco. 6 di coppe, vedi l'avevamo prima già, tutto era fermo con una persona che tu conosci molto bene, con una persona del tuo passato, oppure stavi pensando al tuo passato, ai dolori, agli errori del passato e sei un po' chiusa in te stessa. È come se facessi un po' fatica, se per esempio arriva questa persona nuova, fai un po' fatica a lasciare indietro il passato di cui tu non ti fidavi tanto, ok? Diciamo le zavorre emozionali del passato legate anche alle interazioni con delle persone del tuo passato. E qua vedo invece questa persona arriva. Oppure qua diciamo che qualcuno che conosci molto bene, una persona del tuo passato, ti ha fatto qualcosa, 5 di coppe, ok, è una persona che conosci molto bene che vuole rimediare con te. Oppure il passato che blocca un po', che ti faceva stare ferma o fermo. Vediamo la regina di denari e il paggio di spade, l'asso di bastoni. Io qua vedo che alcuni di voi già hanno conosciuto questa persona, però facevate fatica a lasciarvi andare il passato, ok? Facevate fatica a lasciarvi andare il passato. Oppure qua un'opportunità per mancanza di fiducia tua nei confronti di un'altra persona non si è potuta avere. Ok, perché io qua vedo un nuovo inizio, però impossibilitato ad esserci. Ok, vediamo questa ruota, questo cambio che arriva. 6 di bastoni. Per le ragazze single, i ragazzi single, riuscite definitivamente a lasciarvi alle spalle le situazioni emozionali negative del vostro passato. E peraltro qua c'è un successo amoroso, Vediamo il 5 di bastoni. 5 di bastoni.
Re di denari. Qua arriva questa persona che vuole risolvere con te delle questioni relative al lavoro o a delle sue responsabilità. Quindi ci può essere una... Se già la conosci questa persona, vede una vittoria in amore, ma una vittoria relativa al fatto che tu rivendichi a questa persona di essere stata molto concentrata soprattutto sulle sue responsabilità lavorative o altro, ok? E questa persona vuole far funzionare le cose con te. Se è una persona nuova invece, io qua vedo che c'è successo amoroso dopo tanto tempo che non riuscivi a lasciarti andare le zavorre emozionali del passato. C'è questa persona, e tu diciamo che questa persona vuole conquistarti e qua vedo una persona che puoi conoscere sul luogo di lavoro, secondo me ci può essere un piccolo battibecco, una cosa così vedo, però questa persona, oppure tu se stavi aspettando una persona del passato ma l'opportunità non arrivava, ok? Qua arriva un'altra persona, ragazze, che vi fa mettere alle spalle questa situazione del passato che stavi aspettando da tempo, ok? E vedo che questa energia condivisa anche tu vuoi far funzionare le cose. Vediamo questo re di bastoni. Il 7 di bastoni, io vedo che questa persona se la deve sudare con te un po', Questa persona se la suda e la vince, 8 di denari, ti dimostra questa cosa, che vuole far funzionare le cose. Sì, questa persona vuole lottare per te, vuole conquistarti o riconquistarti. Vediamo l'8 di denari. E cavallo di bastoni, assolutamente ce la fa. Questa è una persona proprio intenzionata, è intenzionata a lavorare per la connessione, a agire per impulso del fatto che vuole lavorare per la connessione, ok? Quindi, riassumendo, per le ragazze e ragazzi che avevano una situazione che non avanzava con una persona, che stavate aspettando, avete avuto tanta pazienza, questa persona stava lontano, l'amore era tutto fermo, ok? Una persona che conosci molto bene, con cui c'era una bella connessione, ok, questa persona ti parla per sistemare le cose, nonostante il fatto che ci può essere una discussione tra te e lui per motivi di lavoro o altre sue responsabilità, alla fine questa persona, vedo, cavallo di bastoni, 8 di denari, vuole far funzionare le cose, ok. Per le ragazze single che la situazione amorosa era proprio bloccata, non avanzava, vedo che c'è un cambio per te, assolutamente. E c'è una persona a cui tu se la deve lavorare un po', se la deve lavorare un po', ma alla fine c'è questa persona qui e vedo questo incontro, d'accordo? Ok. Andiamo a vedere cosa dicono le ultime carte l'ultima carta dei Rider White. La stella, assolutamente sì, sanazione, speranza, fede, l'amore torna a fluire per te. Forti il segno dell'Acquario, Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario, ok? Questi sono i segni forti, pesci, ma al di là del segno è questa l'energia. Quindi un sogno che si compie, che si realizza un incontro da sogno. Ok, andiamo a vedere con i nostri oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Per chi li volesse acquistare, metto sotto sempre all'info box dove potrà acquistare i miei oracoli, Sto mettendo tutte le carte e mi sto ricordando di dirlo, ok. Se no poi mi scrivete dove devo acquistarli, ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua c'è una persona che ti merita, che vuole conquistarti, il cui tormento è finito. Sei una persona nuova, una persona che ti conquisterà con tanto di impeto. Ok, un'altra. Mi hai strappato il cuore. Mi hai strappato il cuore, ne mettiamo un'altra. E appunto, lotterà per te l'ho già detto qui, Cavaliere di bastoni, 8 di denari, vuole far funzionare la cosa, re di bastoni contro le barriere o le difficoltà che ci possono essere. Bellissima stesa, ragazze e ragazzi. Allora, vi metto adesso un ultimo oracolo. Vediamo. Secondo le regole. Ripulire. Wow, l'isola del tesoro. Allora, tutto ciò che stava andando lento secondo le regole,
c'è un far limpieza, si dice in spagnolo, c'è un far un ripulire, un nuovo inizio, l'isola del tesoro mi parla di una scoperta che farete in amore. Va bene? Alcuni di voi conoscono questa persona in ambito lavorativo, guardate che vi dico in questa settimana. E qua la tartaruga mi dice che c'è un grandissimo potenziale. Va bene? Che si vedrà nel tempo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, bellissima stesa, complimenti a tutti e a tutte. Io vi faccio un grandissimo applauso, stavo dicendo, vi faccio un grandissimo applauso, vi mando un grandissimo abbraccio. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana dal 26 al 3 marzo a partire dall'amore e scusami, partiamo dal lavoro e poi andiamo sull'amore. Allora, partendo dal lavoro, utilizziamo prima di tutto gli oracoli. Vediamo un po' nel lavoro cosa ci dicono gli oracoli. Ragazze, vi ricordo che sto utilizzando degli oracoli nuovi e quelli nuovi li sto mettendo sotto all'info box in descrizione se desiderate acquistarli, dove poterli acquistare, sia queste, sia i miei oracoli lui-lei, le carte metaforiche associative. Ok, allora andiamo a vedere nel lavoro, carta guida sul lavoro, la mela, wow! Una mela al giorno toglie il medico di torno, diceva il mio medico quando ero piccola, il medico di famiglia. E questa è una delle carte più bomba che ci sono. Avvenenza, complicità, conquiste, fascino, bellezza, erotismo. Diciamo che siete potentissimi in ambito lavorativo questa settimana o comunque nell'ambito altro dall'amore. Vedo un grande carisma in voi che vi fa ottenere dei risultati importanti. Vi vedo piene di fascino, bellezza, di creatività, vedo dei grossi risultati, la mela, no? Proprio il grande, qualcosa di talmente nutritivo e quindi anche a livello economico vi vedo ben nutrite, anche a livello finanziario, è una carta di grande auspicio per questa settimana per voi, bellissima come carta di partenza, eh? Ok, andiamo a vedere nel lavoro, quindi vi vedo proprio che gli altri sono magneticamente attratti da voi, dalle vostre competenze, dal vostro savoir-faire, dal vostro fascino, dalla vostra bellezza. Ci possono essere anche dei corteggiatori in ambito lavorativo con questa carta. Qualcuno che viene attratto proprio da voi irrefredabilmente. Ok, vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi rispetto al lavoro. Allora, carta di partenza nel lavoro. L'asso di spade, io vi vedo che arrivano comunicazioni, nuovi inizi, assolutamente nuovi inizi nel lavoro e comunicazioni. Ok, andiamo a vedere ancora. Re di coppe, 4 di coppe, il Papa. Ragazze, qua sta arrivando qualcosa di grande a livello lavorativo. Il Papa mi parla di responsabilità che vengono portate a compimento, anche di contratti, di enti. Se io qua vedo, se eravate insoddisfatte per una situazione a livello di negozio nel vostro, se avete un negozio, se avete un'impresa o se avete qualcosa, se c'era un po' di insoddisfazione a livello emozionale su come stavano andando le cose, si ribalta completamente perché qua c'è che sia tu un uomo o donna, il re di coppia in questo caso sei tu. Vedo che ti farai proprio guidare da una tua intuizione, dalla tua maestria a raggiungere un risultato importantissimo in questa settimana a livello lavorativo. Io vedo che sei proprio circondata da persone che ti supportano in questo. Questa insoddisfazione del 4 di coppe mi dice, sapete che immagine sto avendo in questo momento? Che voi siete talmente accese nel vostro lavoro, in quello che fate al di là dell'amore in questo momento, conseguendo dei risultati importantissimi con il Papa, che state pensando meno all'amore, diciamo a livello lavorativo, non so come spiegare, è come se voi state pensando al lavoro, siete carismatiche, eccetera, e ci sono delle persone che vi vengono dietro, che vogliono anche altro da voi. Cioè vi vedo anche in questi termini qua. Perché l'energia del... Fammi vedere questo 4 di coppe.
La morte. Allora, è possibile che a livello voi amoroso state facendo un cambio e vi porta tanta soddisfazione il lavoro in questo momento. Ve lo dico chiaro. Mm? E assolutamente sì, vi vedo proprio propositive in ambito lavorativo, state facendo dei tagli a livello amoroso, dei cambi, volete dei cambi. Sì, fammi vedere l'energia del Papa. Wow, 6 di bastoni, che vi ho detto? Successo grandioso. Successo grandioso. Qua abbiamo il 6 di coppe, anche cose che stavate aspettando del passato a livello lavorativo, delle conferme, vi arrivano. Successo grandioso per una situazione emozionalmente un po' insoddisfacente. In ambito economico, in ambito lavorativo o che ne so, a livello vi arrivano comunicazioni o vi stanno già arrivando nuovi inizi, nuovi inizi. Cioè sarete talmente tanto eccitati, eccitati a livello lavorativo per le conquiste che farete a livello proprio lavorativo, economico, che molti vi verranno anche dietro e voi direte no, basta, cioè, mo sto pensando ad altro, un po' così, vedo. Vediamo la carta positiva. Carta positiva è il mago, la migliore carta per quanto riguarda il lavoro. Cioè, nuovi inizi, opportunità, assolutamente, bellissima energia. Vediamo qual è la carta negativa. Cavallo di bastoni, mi raccomando non agite tanto di impulso, va bene? O questo mi può far pensare anche al fatto che magari siccome vanno bene le cose, eravate un po' vanno bene le cose proprio all'improvviso, ragazze e ragazzi, e quindi siete un po' stanchi, un po' per aver lottato tanto, diciamo che è questo, sì. Quindi vi dicono non vi preoccupate, riposatevi perché ci sono dei successi straordinari in questa settimana. Ok, poi ognuno lo applica alle proprie circostanze. Vediamo un po' cosa ci dice l'oracolo. Il vento cambia direzione, girare in tondo. Lo sapevo, costruire palazzi. Allora, qua questa è una carta ottima nel lavoro rispetto a una questione che stavate aspettando, ve l'ho detto anche prima col 6 di coppe. E rispetto a una cosa che stavate aspettando, un cambio che non arrivava, costruire palazzi mi dice si mettono le basi. Ci saranno anche, magari stavate chiedendo dei fondi a qualcuno per aiutarvi a costruire qualcosa, vi arrivano il successo delle entrate. Mi spiego, Papa e 6 di bastoni, proprio le entrate da un ente anche, no? Sì, ragazzi, è una stesa bomba sul lavoro, poi l'adattate alle vostre circostanze, il comune denominatore è che sarete affascinantissime, affascinantissimi. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, faccio un grande in bocca al lupo, adesso passo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a prendere una carta guida sull'amore. Carta guida per questa settimana dal 26 al 3 marzo. Dal 26 al 3 marzo. Dal 26 febbraio al 3 marzo. Carta guida sull'amore. 6 di spade. 6 di spade mi sta parlando, è un'energia che mi parla di uscire fuori da certe difficoltà, anche da alcuni schemi mentali. Mi può parlare anche del fatto che avete abbandonato una situazione che non sussiste più. Mi può parlare anche di allontanamento, di navigare in acque più tranquille finalmente, o state connettendo con una persona che è a distanza o voi siete a distanza. Oppure mi parla che voi proprio finalmente andate su acque più tranquille a livello mentale, dopo tanto stress, magari a livello anche di altre questioni lavorative. Mi parla di un'energia che torna a fluire. Regina di coppe, sì, mi parla che finalmente le vostre emozioni iniziano a fluire di nuovo. Mi parla della vostra pazienza, di una situazione che state avendo magari pazienza per una persona che è a distanza, oppure mi parla di una situazione che inizia finalmente a fluire nel verso giusto. Ok. Andiamo a vedere un po' cosa succede in amore. O è possibile che voi abbiate perso la pazienza in una situazione, non volete più aspettare, state meditando il fatto di allontanarvi da una situazione. Vediamo cosa succede nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi. Seconda variante. Cosa succede nell'amore?
Qua abbiamo la temperanza, il cavaliere di denari, diciamo che qua la situazione sta andando, c'è una situazione dove molte di voi sono concentrate nella propria attività, nel proprio lavoro, nelle proprie cose. L'amore sta andando un po' lento. Diciamo che è tutto concentrato nel rimettere ordine e equilibrio dentro voi stesse, nel sanare voi stesse o voi stessi. Cavaliere di denari mi parla di una situazione amorosa un po' più lenta perché vi vede un po' più concentrate su voi stesse o su voi stessi. Oppure qua state avendo pazienza con una persona che è a distanza, che lavora e l'amore sta andando lento. Forte energia del Sagittario, Toro, Vergine, Capricorno. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il cavallo di denari, la torre, due di spade, cavaliere di spade. Che è successo qua, ragazzi? Il paggio di coppe. Qua mi sta parlando di una situazione di tensione tra te e una persona. Forse tensione per i figli anche, o tensione per una certa immaturità di una persona, però qua mi sta dicendo che una situazione si è rotta. C'è stata la scoperta di qualcosa, una situazione si è rotta con la torre. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua abbiamo il 7 di coppe. Guarda, ti vedo un po' come energia, questa il 7 di coppe è un'energia un po', è l'energia attuale, un po' di confusione puoi avere in questo momento rispetto all'amore in sé. O puoi essere distratta per altre questioni, non solo sull'amore, magari lavoro. Oppure questa può essere l'energia della tua persona di interesse, sapete che i tarocchi anche a specchio possono leggere, no? Qua vedo l'energia di qualcuno, o tu o la tua persona di interesse, se c'è la persona un po' distratta o un po' confusa in questo momento attuale. Vediamo l'energia positiva, il diavolo. E ragazze mie, qua energia positiva c'è qualcuno di energia di qualcuno che vuole ottenere qualcosa con te, assolutamente. Forte energia passionale, sessuale. Qua c'è questa persona che vuole qualcosa con te forte. Vediamo il blocco. L'asso di bastoni, non sai se dare o meno questa opportunità a questa persona. Ti vedo un po' confusa. Oppure puoi avere più opzioni, tu non sai a chi dare l'opportunità. Vediamo un po' il passato. Paggio di denari, il re di spade. Qua io vedo l'energia di una persona molto seriosa, molto seria, concentrata soprattutto sulle sue cose, sulle sue responsabilità, soprattutto sul lavoro. Sì, e qua c'è l'energia di una persona molto concentrata sulle sue cose. Puoi essere tu o la tua persona di interesse. Se sei tu, per esempio, se sei singolo, puoi avere delle opzioni, ti vedo molto concentrata sulle tue cose di lavoro, di responsabilità e non sai a chi dare questa opportunità. Oppure qua c'è stata una persona nel recente passato, ci sono state comunicazioni con questa persona o tu volevi comunicare, ma questa persona la vedevo un po' più fredda. Forte energia del Capricorno, Acquario, Gemelli, Bilancia. Andiamo a vedere cosa succede qua, prossimi giorni, amore. Il Sole, il 5 di spade e la Luna. C'è una persona qui, ok? C'è una persona qui, però ti vedo con dei dubbi. Questa persona vuole qualcosa con te, assolutamente, c'è il Sole, però io ti vedo 5 di spade, la Luna, ti vedo un po' confusa rispetto a questa opportunità. Può essere una persona nuova o una persona che già conosci, Che c'è dopo la luna? L'8 di bastoni, però dopo la cosa fluisce, nonostante ti veda un po' confusa rispetto a questa opportunità, però poi la cosa fluisce. Per esempio, può essere una persona con cui c'è o può nascere, se sei singolo, un'amicizia, o la stai già conoscendo adesso, però di punto in bianco questa persona vuole un'opportunità, anche opportunità sessuale e passionale, ve lo dico. Non tanto amore adesso, ma quanto opportunità passionale e sessuale, con cui c'è una bellissima energia di amicizia e tutto all'improvviso vuole qualcos'altro in più. Ti vedo un po' confusa all'inizio, ma poi alla fine con l'8 di bastoni vedo che l'energia fluisce, cioè ti lasci
andare, ok? Fai chiarezza dentro te stessa e ti lasci andare, o te stesso. Forte energia del leone e del cancro. Ok. Andiamo a chiarirci le carte adesso. Andiamo a vedere. Sette di coppe, energia del presente. Questa può risuonare anche a specchio, ragazze, ok? Cioè, che vuol dire? Che c'è la tua persona di interesse che è un po' confusa da altro, possono essere anche altre opzioni o da altre responsabilità lavorative. E quindi può essere un po' confusa ancora, ma dopo parte questa cosa. Al tuo positivo abbiamo il diavolo, che è proprio la manifestazione di un incontro passionale. E al tuo positivo questa persona ha il fatto che non può staccarsi da te, ok? Energia del 7 di coppe, energia del 7 di coppe, 7 di bastoni. Sì, qua vedo l'energia di una persona, ripeto, può essere tu, la tua persona di interesse, che è una persona un po' confusa, con cui c'è della tensione, oppure ci sono delle difese alte. O puoi essere tu rispetto all'amore, che hai difese alte o sei un po' confusa. Vediamo il diavolo al positivo. 10 di spade, qua abbiamo una risoluzione di una situazione difficile a livello amoroso, assolutamente. Vedi la rinascita, il giudizio al positivo con i 10 di spade. Diciamo che stiamo venendo da un momento doloroso di chiusura di un ciclo, di chiusura di una tappa con una persona o di chiusura di una tappa negativa nell'amore in genere. E qua si risolve. Ok, vediamo l'asso dei bastoni al negativo. Il sole. Alcuni di voi non sanno se dare un'opportunità anche sessuale, passionale a una persona. E il sole l'abbiamo di nuovo qua. Oppure aprirsi a una nuova persona. Però io vedo qua che vi aprite. Oppure aprirsi a questa persona. Perché siete un po' restie, diciamo, o restie. Vediamo il re di spade, il paggio di denari. Il giudizio. Qua diciamo che vi siete date conto di una persona con cui non c'era molta interazione o comunque era più fredda nei vostri confronti e quindi avete deciso di chiudere o stare un po' confuse qua rispetto a questa persona. Vi siete date conto che voi volevate un'opportunità, questa persona era più fredda, più rigida, perché aveva questa persona. Vediamo il sole. Sì, allora, qua c'è un 10 di coppe, col sole. C'è qualcuno, questa persona, che vuole condividere con te, oppure c'è una bellissima amicizia e vorrà qualcosa in più, te lo dico. Tu sei un po' confusa perché non sai se questa opportunità è buona e dare qualcosa in più a livello passionale e sessuale, se c'è questa amicizia, però alla fine vedo che ti lasci andare, ok? Vediamo il 5 di spade. L'asso i denari, infatti sei un po' confusa se dare o meno questa opportunità. Un po' di tensione su questa opportunità, ma l'opportunità c'è. Ok, vediamo la luna. La ruota. Si vede il 4 di bastoni. Alcuni di voi non sanno se dare questa opportunità perché questa persona arriva molto, con energia molto forte, passionale. Siete in dubbio se dare o meno questa opportunità. Dammi un'altra sulla luna. 6 di bastoni. Non sapete se questa cosa, questa opportunità che questa persona vuole da voi possa avere successo, sia una cosa buona oppure no. Cioè questi sono i vostri dubbi. Vediamo, che sia una persona nuova che già conoscete, questa è l'energia. Vediamo l'8 di bastoni. Vedi 5 di bastoni. Siete un po' combattute nel dare o meno questa opportunità. Ci volete andare più piano. Vedi 10 di bastoni di nuovo. Siete un po' combattute su questo. Vediamo un po' un'altra sull'8 di bastoni. La papessa. Ci volete andare piano, ci volete andare a caute. Non so perché, forse ci sono altre persone in mezzo. Ci volete andare caute.
o comunque vi lasciate andare nonostante i vostri dubbi, ma questa opportunità avrà successo oppure no, nonostante ci siano questi vostri dubbi interni, diciamo che vi lasciate andare nonostante possiate continuare a nutrire un po' di perplessità interne, ok? Allora, qua abbiamo forti segni del pesci, gli altri ho detti leone, capricorno, acquario, gemelli, bilancia, ma al di là del segno questa è l'energia, Ok, vi dico, se è una persona che già conoscete con la quale non c'era molta interazione, questa persona arriva con questa opportunità. Vi vedo con dei dubbi se dare o meno questa opportunità a questa persona. Alla fine io vedo che qua parlate e potete risolvere anche delle questioni inerenti a delle vostre contrarietà o rispetto ad altre persone coinvolte, continuando però a mantenere un po' dei vostri dubbi a livello interiore con la papessa. Però vedo che c'è una... perché probabilmente avete avuto un momento difficile, però piano piano poi vi lasciate andare, ok? Andiamo a vedere cosa dice l'ultima carta dei Rider-Waite. Vedi, l'eremita mi parla di andate prudenti con questa opportunità, cioè andate prudenti, seppur parlerete o vi lascerete andare a seconda di quello che sentite, nutrendo un po' dei vostri dubbi e facendovi guidare dalla vostra saggezza. Vedi, avete un po' di dubbi su questa opportunità. Poi me ne metto un'altra perché l'eremita 10 di bastoni, perché probabilmente siete in dubbio se questa situazione può avanzare oppure no. Molti di voi stanno pensando a quello che è accaduto in passato o rispetto alla stessa persona o rispetto alla vostra situazione amorosa generale, ok? Vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli. Lui, lei. Forte il segno della Vergine anche, eh? Questa persona cosa ti dice? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Alcuni di voi hanno a che fare con una persona che non si è sentita degna di qualcosa, che chiede perdono, ok? E si avvicina a voi. Ancora. Sei la mia primavera, siamo quasi agli albori di questa nuova primavera, la primavera mi parla di nuovi inizi, c'è un nuovo inizio in amore, ok? Vuole un nuovo inizio questa persona oppure una persona nuova che ti dà un nuovo inizio. Sto male senza di te. È una confessione che arriva da parte di questa persona, tu puoi, ripeto, nutrire dei dubbi, anche se poi ti lascerai andare, e questa è la circostanza. Andiamo a vedere cosa ti dice l'altro oracolo. Rigenerazione, orfani e la pace. Sì, allora sia che sia una persona, se è una persona nuova, io vi vedo con i vostri dubbi, andarci caute, andarci piano piano, ok? Perché avete avuto un distacco da un'altra persona più o meno recente o nella vostra, diciamo, rispetto alle vostre dinamiche emozionali, volete andare piano piano perché non volete essere scottati di nuovo, nutrite dei dubbi se una situazione funzionerà o non funzionerà, ok, ricordate, legge spirituale, adesso non mi metto a fare un podcast, legge spirituale e lavoro su di sé. Però alla fine con la pace vedo che tutto piano piano vi lascerete andare piano piano perché questa persona insiste, questa è una persona nuova. Se è una persona che già conoscete, qua trovate la pace, ok? Vi mettete d'accordo, nonostante possiate nutrire un po' di dubbi, di perplessità, perché magari o siete state scottate, ok? Però vedo che c'è una rigenerazione a tutti i livelli. Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 26 febbraio al 3 marzo. Partiamo dal lavoro e poi andiamo ad analizzare l'amore. Allora, andiamo a vedere prima di tutto con gli oracoli una carta guida sul lavoro. Carta guida sul lavoro, carta guida, vediamo. La solitudine. La solitudine mi sta parlando di fermarsi e riflessione. Nel lavoro forse c'è un momento di inattività,
Vi viene richiesta una riflessione su qualcosa, un momento di inattività. Andiamo a vedere, analizzare. Adesso metto una cosetta qua, se no YouTube mi copre il video perché la signorina è nuda. Allora, mettiamone un'altra carta. Nel lavoro sempre. Il diario, segreti scoperti, ascolta il tuo spirito e riflessione, un'altra carta di riflessione. Mi stanno dicendo che c'è un momento di inattività oppure di un qualcosa che non sta andando né avanti né indietro, c'è un momento un po' così di riflessione. Vediamo di cosa si tratta. Allora, mettiamo qua e vediamo come si evolve questa situazione. Ok, allora, vediamo nel lavoro di cosa ci parla, cosa succede nel lavoro. No, 2000 carte no. Allora, cosa accade nel lavoro alle mie ragazze e ai miei ragazzi della terza variante? Comunicazioni o tensione, cavaliere di spade, mi sta uscendo, c'è un po' di tensione forse, vediamo un po', Allora, chiedo la situazione attuale prima di tutto, per favore, situazione attuale nel lavoro. Allora, situazione attuale nel lavoro. 2 di coppe. Forse siete più concentrate sull'amore in questo momento, a livello energetico, state dando di più nell'amore? 2 di coppe. O mi può dire che 9 di coppe. Allora, mi sta dicendo in questo momento c'è un po' ambivalente come situazione, o che siete più concentrate sull'amore piuttosto che sul lavoro a livello energetico, o che in questo esatto momento 9 di coppe e 2 di coppe state bene, siete felici a livello lavorativo. E vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Lavoro, l'imperatrice, l'asso di spade, la ruota. Ragazze, e qua c'è un cambio epocale per voi. Cioè, l'imperatrice mi parla di esito, di successo, di inizio, un cambio sorprendente a vostro favore. Fammi vedere la ruota, l'energia della ruota, cosa porta l'energia della ruota? Il 7 di coppe, l'eremita. Fammi mettere un'altra sulla ruota. 3 di bastoni. Ragazze, io ho chiaro quello che mi stanno dicendo, volevo specificare per questo. Allora, o state vivendo un momento di inattività, qualcosa che è inattivo, cioè né avanti né indietro, inattività, segreti scoperti, e qua arriva con quest'asso di spade una rivelazione che vi porta a un esito e un successo clamoroso, che vi porta ad aprire nuove prospettive. Cioè, a livello lavorativo voi, se vi sentite come se è il momento di inattività o qualcosa, no? Di non cambia la situazione, un successo esplosivo, sono carte esplosive nel lavoro, che vi chiedono anche di confidare, se magari state vivendo un momento di inattività o non o state pensando a un vostro progetto o nella sfera lavorativa qualcosa che ha a che fare con lo sto facendo, però chissà se avrà buon esito questa cosa. Sì, 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 ok? Ti dicono di confidare. Mi parla di un successo clamoroso che ti apre la prospettiva a una scelta da fare confidando nelle tue capacità. Alcune di voi si mettono in proprio, va bene? E non sapete se questa cosa va bene oppure no. Va bene, ti stanno dicendo. Abbi pazienza e vedrai che va bene, ti devi mettere in proprio. Se avevi quest'idea, sto dicendo quello che vedo, perché sono carte esplosive e sono un po' antisonanti rispetto a queste prime, no? E quindi è proprio questo il senso. Vediamo al positivo. La stella, mio Dio, ragazze, ragazzi, qua si realizza un sogno, credi nel sogno, credi nelle tue capacità, credi in un sogno.
lavoro, economia, finanza, successo bomba che ti apre prospettive. Non so qual era la tua situazione attuale, se mi sono uscite queste carte di fermo, o se stavi avendo un fermo, non sapevi come sarebbe andata, va fortissimo, credi nelle tue capacità e vedrai i risultati. Arriva una rivelazione o una chiamata in questa settimana, se stavi aspettando qualcosa. Va bene? Fammi mettere qual è la carta negativa. Negativa è il 6 di coppe, delle situazioni che stavi attendendo, anche del passato, delle risposte che stavi attendendo anche del passato. Guardate, ci vorrebbe un podcast su questa stesa, perché se per esempio voi stavate dando molta energia e attenzione alla parte emozionale, relazionale, ok, quella spinta, quel lavoro che avete fatto su voi stesse vi sta portando in questa settimana a sentire la capacità del tuo talento. Come vi dico sempre, il lavoro emozionale che facciamo sulle nostre emozioni grazie all'altra persona che siamo in relazione o che non siamo in relazione ma che ce la sentiamo dentro, ci porta a far venire fuori l'imperatrice che è in noi, cioè il divino femminile, anche se sei uomo, e cioè la creatività, l'espansione, a espandere i nostri potenziali e talenti. Questa è la settimana in cui vedrai realizzati i tuoi talenti in termini di denaro, economia, gratificazioni, ok? Wow, che scoperta! Appunto qua segreti scoperti di qualcosa che stavi aspettando del passato che ti dà l'apertura a un nuovo cammino. Ok, vediamo cosa dice l'oracolo. Co-creare. Ah, rigenerazione. È chiaro, Yang, qualcosa che avevate, avevate dato quasi per perso, o stavate dando per perso, qualcosa a livello lavorativo, economico, finanziario, di creatività, qualcosa su cui avevate creduto ma stavate dando per perso. Manifestazione. Manifestazione, quando meno te lo aspetti, eccolo. Ragazzi, è una stessa bomba, poi mi farete sapere perché sul lavoro è proprio bomba, non me l'aspettavo con queste carte qui. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ragazze mie, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi della terza variante. Cosa accade nell'amore? Prendiamo una carta guida, poi ci facciamo la lettura più estesa. Cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi del terzo mazzo? Carta guida. 7 di coppe. Alcuni di voi hanno più opzioni. Vi vedo aperte a delle possibilità, avete più opzioni a livello sentimentale, oppure siete un po' confuse rispetto all'amore. Sì, vi vedo dover prendere una scelta, una decisione, vi vedo un po' confuse rispetto a che decisione prendere o a che persona scegliere. Paggio di denari, qua c'è l'opportunità di parlare con qualcuno. Qua vi vedo un po' confuse rispetto a un'opportunità o... Sì, vi vedo un po' confuse rispetto a un'opportunità o avere delle opportunità, più opzioni in questa settimana. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi in questa settimana. Amore. Cosa accade nell'amore? La forza e il 3 di spade. State cercando di uscire da una situazione di dolore o di una chiusura. Qua una situazione di chiusura, di rottura, o per tensione con qualcuno, avete litigato con qualcuno, energia di tensione, di lotta con qualcuno che ha creato una disarmonia, una rottura, una chiusura, forte energia del leone, o state cercando di uscire fuori da una situazione difficile che avete avuto. Vediamo un po'. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 3 di spade, 6 di bastoni, la giustizia, il re di coppe, il diavolo. Allora,
Io qua vedo una situazione d'amore. Io credo che vi siete messi alle spalle una situazione, avete preso la decisione di mettervi alle spalle una persona o una situazione, una persona che non è stata giusta con voi, una situazione tossica magari con questa persona, o ci sono state tre persone, due persone coinvolte, vi siete messi alle spalle questa situazione. Non volete rincappare in situazioni di questa dinamica e vedo che siete un po' confuse. Forte energia della bilancia, cancro, pesci, scorpione e capricorno. Anche se cercate di uscire fuori da una situazione di disagio, a volte ci ripensate e non volete incappare in questa situazione. Ecco, vediamo un po'. Energia attuale nell'amore? Infatti abbiamo la luna. La luna è un'energia che mi parla di confusione come il sette di coppe. Però al tempo stesso mi parla anche di un po' di angoscia emozionale, un po' di nervosismo interno, siete un po' nervose, un po' di nervosismo, di inquietudine interna. Vediamo il positivo. Sette di bastoni. Sette di bastoni mi parla di mettere le distanze da qualcuno, mettere le difese, avere delle difese alte, oppure dire a qualcuno come stanno le vostre cose, ok? Al vostro positivo, cioè mettere le priorità vostre, dire a qualcuno come stanno le cose. Vediamo comunque, blocco, 3 di coppe. Allora, se in questo, per esempio, il 3 di coppe mi parla di diversione, divertimento, è come se non state magari passando un buon momento per divertirvi, per lasciarvi andare, se per esempio siete single, non volete incappare in situazioni, se avete magari conosciuto una persona nuova, potete conoscere una persona nuova, non vi sentite tanto di lasciarvi andare subito, siete un po' confuse, non le mandate a dire, mettete le distanze perché vi vedo un po' di inquietudine, un po' di nervosismo interno, un po' di inquietudine. Oppure se avete una persona di interesse, vedo che questa persona non vi ha preso seriamente e quindi potete avere un po' di inquietudine in tal senso e dire le cose come stanno. Vediamo un po' il passato, 4 di bastoni e il 4 di coppe. Allora, io qua vi vedo insoddisfatte per un mancato incontro o perché questa persona non vi ha preso seriamente. Vi vedo insoddisfatte rispetto all'amore e magari vi siete concentrate sulla vostra stabilità o sulla vostra casa, la vostra famiglia e a livello amoroso vedo un po' di inquietudine interna. Vediamo cosa succede qua, prossimo futuro. Cavaliere di spade, 8 di denari e la morte. Cosa c'è dopo la morte? La regina di denari. Allora, io qua vedo, allora, rispetto a voi che avete una persona di interesse, io qua vedo che questa persona vuole far funzionare le cose tra di voi. Che cosa succede? Che voi questa volta dite le cose come stanno. Qua c'è una persona che vuole far funzionare le cose tra di voi. Al tempo stesso funzionare le cose tra di voi. Al tempo stesso io qua vi vedo che vi prendete il vostro tempo, non fate scelte azzardate, ve la prendete con calma, e soprattutto mettete dei limiti a questa persona. Se questi limiti o comunque quello che avete da dire a questa persona ha a che fare con gli impegni lavorativi di questa persona per cui questa persona non vi ha preso seriamente, vi ha messo da parte, non avete avuto un incontro, non avete avuto stabilità con questa persona, voi glielo dite. E siccome questa persona vuole far funzionare le cose, voi al tempo stesso ve la prendete con calma. Cioè, ok? Cioè, voi avete le idee molto chiare. Se invece è una persona nuova, io qua vedo che arriva questa persona nuova, ma voi siete un po' più ostili rispetto a questa, cioè mettete un po' le difese e ci pensate su, non dite né sì né no, ci pensate su. Mm? Ve la prendete un po' più con calma, però qua c'è proprio questa persona, l'arrivo di questa persona vi vedo un po', non vi vedo nel vostro miglior momento da lasciarvi andare, ve la prendete con calma. Vediamo che c'è dopo la regina dei denari.
Il 9 di denari, vi vedo molto concentrate nel vostro lavoro, nel raggiungere i vostri obiettivi personali, quindi se è una persona nuova ve la prendete con calma, non è né un sì né un no, ok? Ve la prendete con calma per riflettere bene, per avere le idee chiare, ok. Se è una persona che già conoscete e questa persona non vi ha preso seriamente perché è molto concentrata sulle sue cose, sulle sue responsabilità, sul suo lavoro, eccetera, e voi ve la prendete con calma nel valutare questo che vi dirà questa persona perché vuole far funzionare le cose tra di voi, questa volta ve la prendete con calma, perché mettete le vostre difese e vedete cosa accade. Qua abbiamo forti segni del cancro, segni di terra, ok. Ma al di là dei segni è questa l'energia. Magari avete a che fare con una persona che pensa molto al suo lavoro, pensa molto a se stessa, un po' più individualista, non vi prende seriamente, ok, voi mettete le cose in chiaro questa volta, se è una persona che già conoscete. E quindi le cose nascoste vengono alla luce, che sono quelle che nutrivi nel tuo interno per chiarire i tuoi dubbi e poi vedi cosa accade. Andiamo a chiarirci queste carte. Vediamo. La luna, energia attuale della luna ed eremita, sì, ti vedo molto con te stessa, con te stesso, molto più isolata, riflettere bene prima di prendere una decisione, forte energia della Vergine, il 7 di bastoni è positivo, il 3 di bastoni, vedi, ve la prendete con calma, attendete cosa fa l'altra persona dopo che voi gli parlate, sia che sia una persona nuova e voi ci andate calme, ok, vedete e riflettete, sia che sia una persona che già conoscete, ci andate calme e vedete cosa fa, l'attesa ripagherà la vostra pazienza, ok. Il 3 di coppe al negativo, il carro, sì, probabilmente non c'era avanzamento con qualcuno o qualcuno era a distanza e non vi ha preso seriamente, ok? Oppure potete conoscere una persona che è a distanza e voi ve la prendete con calma perché volete vedere cosa accade, magari non siete soddisfatti che il fatto che sia a distanza, ve la prendete con calma. Sì, e quindi non vedete avanzamento, diciamo, con una persona perché non vi ha preso seriamente, ma questa volta non le mandate a dire, 4 di coppe, 4 di bastoni, il 10 di spade. Sì, diciamo che qua è una situazione che vi ha tenuto insoddisfatte, che vi ha fatto chiudere una situazione di insoddisfazione. È possibile che qua arriva al 100% questa persona nuova e voi ci andate con calma, caute. O una persona che già conoscete, ci andate caute, perché l'insoddisfazione che avete avuto rispetto a un mancato incontro, una mancata stabilità, vi fa andare prudenti. Ecco, vediamo questo cavaliere di spade, prossimo futuro. 5 di coppe, voi parlate chiaro, non volete più dinamiche di intermittenza, non volete dinamiche di essere prese non seriamente. E qua c'è una persona anche pentita che viene a chiedervi scusa, per alcune di voi. Sì. Vediamo questo 8 di denari. E l'imperatrice. Allora, se è una persona nuova, io vi vedo molto concentrate nelle vostre cose, nella vostra stabilità, non dite né sì né no a questa persona, ve la prendete con calma, ok? Vi fa piacere questa cosa, però siete molto concentrate nel mandare avanti i vostri successi personali, che sia di lavoro, che sia di lavorate per voi stesse, va bene? Fate funzionare voi stesse, ve la prendete con calma con questa persona nuova. Se una persona che già conoscete, questa persona arriva molto pentita, arriva alla conquista molto pentita, vuole far funzionare le cose tra tutti e due, vuole un cambio con te, vuole recuperare la tua fiducia, a te ti fa piacere ma te la prendi con calma. Vediamo questa morte, la ruota, si arriva a un cambio, la regina di denari, la forza, sì, io vi vedo che proprio qua c'è prima di tutto una persona che vuole recuperare la tua fiducia e poi vedo te che vuoi lottare anche per quello in cui credi, per la tua stabilità, per le tue cose. E quindi la fai anche sudare a questa persona. Il 9 di denari,
L'otto di spade, probabilmente parliamo di una persona qua, sei una persona che già conosci, molto concentrata su se stessa, sulle sue cose. Io ti dico che l'attesa, se ci tieni a questa persona, ti farà vedere dei risultati, va bene? Perché questa persona arriva da te. Se sei singolo, ti vedo molto concentrata sulle tue cose, nonostante arrivi questa persona. Non vuoi incombere in situazioni del passato di insoddisfazione, di dolore. Ci saranno dei grossi successi lavorativi, me lo confermano anche qua come nella parte lavorativa, che ti daranno grosse soddisfazioni. Dammene un'altra sul 9 di denari. Re di bastoni, vedi? Qua abbiamo una persona che vuole conquistarti o riconquistarti, oppure una persona nuova che ti vede dove ti vede molto concentrata su di te, tu che vai con i tuoi tempi, però questa persona non si arrende. Va bene? Una persona ha forte il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario. Se invece parliamo di una persona che già conosci, è una persona che dà un'energia più autonoma, vuole conquistare la tua fiducia affinché si possa realizzare qualcosa insieme, vuole far funzionare le cose. Ok? Forte il segno del Toro anche? Ok. Andiamo a vedere ancora. Ultima carta dei Rider White. E infatti abbiamo un Re di coppe. Qua c'è una persona che ti vuole donare amore. 100%. Tu te la prendi con calma in entrambi i casi, ok? Te la prendi con calma, vedi 8 di spade, c'è un po' di frustrazione tua legata a questa situazione e anche di questa persona che magari non si è comportata bene, se già la conosci. Però qua c'è il Re di coppe che è una persona amabile, una persona onesta, di spessore, mi spiego, per te. Forte il segno del cancro, gemelli, scusami, cancro, leone l'ho già detto, pesce e scorpione. Ok, andiamo a vedere cosa ti dice questa persona. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. È una persona che prende le redini della situazione e agisce. Un'altra carta, cosa ti dirà questa persona? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Questa è una confessione che ti fa questa persona o ti farà questa persona? Ancora. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare, scusami. Qua mi parla di una separazione che c'è stata tra te e una persona che adesso vuole recuperare, nonostante tu sia sulla difensiva, aspetti, gliela fai sudare, diciamo se la deve lavorare la cosa questa persona. Parliamo di una persona che si è separata da te, se è il tuo caso, che ha cercato di distrarsi, di non pensare e non c'è riuscita. Tant'è che vuole recuperare la tua fiducia, tu questa volta con le tue difese, ok, se la deve lavorare, ok? Andiamo a vedere adesso cosa ci dice l'oracolo delle risposte. Amore, terzo mazzo. Potere superiore. Tagliar legna. E l'osservatore, sì, c'è qualcuno che vuole un inizio con te in amore, ma tu te la pensi bene, l'osservatore, sia che sia una persona nuova, sia che sia una persona che già conosci. Un nuovo inizio mandato dal destino dove tu te la pensi, ok? Prima di fare un'azione, abbiamo visto come stiamo qua, no? Però poi tutto torna a fluire proprio secondo le vostre necessità psico e spirituali. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte e a tutti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.